I would make it this far. They hated, they never believe me. Yeah, I would never drop the ball. I know I make it look easy. Yeah, Mayweather with the defense. I don't care what a critic gotta say. I got them picking up the pieces. That to me, you really playing with your life. I'm about to come and run it all back. I'm the new era, about to snap back. You ain't fitting for it, cause you all cap like. Hold up, I shoot my shot, wait, hold up. I'm really about to run this go up. You know it's all net when it go up. Ain't got no other plans, you don't need to understand, ayy. We on overtime, you don't need to understand, ayy. You just show them how to do it when you don't know what to say. Tell me how you plan to win if you plan to play it safe. Moving fast, already gone, yeah, but you bringing me back. Try to double cross me, dog, just let me relax. Stop assuming. But what am I doing? I'm fighting the deep state. I'm fighting the swamp. And I said I was doing it, and I'm exposing the swamp. I think if it keeps going the way I'm going, and Ratcliffe is fantastic, if it keeps going the way it's going, I have a chance to break the deep state. It's a vicious group of people. It's very bad for our country, and that's never happened before. You happen to be a victim of the deep state, I hate to tell you, whether you know it or not, but they've treated you horribly over the years, and so have they treated many other people. They never thought I was going to win, and then I won. And then they tried to get me out. That was the insurance policy. She's going to win, but just in case she doesn't win, we have an insurance policy. And now I beat them on the insurance policy. And now they're being exposed. And you know what? Other things are going to come out too. And a lot of other things are going to come out. But you don't even need other things. What they've done is so corrupt. They've tried to take down a duly elected president of the United States. Happens to be, in this case, me. But we can never allow it to happen again. La politica di Trump ha adottato sostanzialmente 5 elementi fondamentali: mettere l'America al primo posto, America First, neonazionalismo, politiche fuori dagli schemi contro il sistema, esaltazione militare in ogni ambito e fortissime pressioni economiche. Infatti ha iniziato una vera e propria guerra economica con la Cina, con i dazi e con il sostegno della sua amministrazione a Taiwan per tenere a bada una nazione che ha lo scopo apertamente dichiarato di conquistare il mondo. Donald Trump si è voluto allontanare drasticamente dalla politica che ha regnato negli Stati Uniti negli ultimi 40 anni e, a conti fatti, come verrà ricordato? Sicuramente verrà ricordato come il presidente più controverso della storia. Il primo impeachment di Trump, avvenuto il 24 settembre 2019, si riferisce a numerose pressioni fatte al governo ucraino per indagare su Biden e suo figlio al fine di favorire la campagna elettorale per la sua rielezione. Accuse confermate dai principali diplomatici e funzionari del Pentagono, nonché da una lettera scritta di un informatore anonimo in cui saltò fuori che Trump e alti funzionari del governo avrebbero fatto pressioni su alcuni leader di nazioni straniere, in particolare su Zelensky in Ucraina, utilizzando strumenti della politica estera statunitense, tra cui la sospensione degli aiuti militari all'Ucraina, come arma di ricatto usata da Trump per spingere il governo ucraino a danneggiare un suo avversario politico. Procedura di impeachment avviata dal presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, che a quel tempo era Nancy Pelosi. Strano, eh? Il secondo impeachment di Trump, invece avviato una settimana prima della scadenza del mandato presidenziale, ha preso piede sulla base delle accuse fatte a Trump dopo l'assalto al Campidoglio. Trump è stato accusato dai democratici di essere responsabile dell'insurrezione con il discorso in cui contestava il risultato delle elezioni. E anche in questo caso ci fu chi ipotizzava una mossa politica democratica contro Trump, perché ovviamente agevolare, anzi provocare un assalto del genere avrebbe permesso il secondo impeachment di Trump. C'è chi sostiene che in realtà Donald Trump sia stato vittima di una grandissima campagna diffamatoria che ha interessato l'intero pianeta. La verità è che per quanto sia stato molto discutibile come presidente, per quanto si sia approcciato ad una politica pandemica improvvisata, le politiche economiche di Donald Trump, di quello che è sempre stato bollato come il presidente che non tutela le minoranze, hanno portato a conti fatti il tasso di disoccupazione fra gli afroamericani al 6,8%, che in media, cari signori, può essere definito come il dato di disoccupazione fra gli afroamericani in America più basso di sempre.
Chi mi prende il tasso di disoccupazione complessivo in pandemia al 9% con Trump non ragiona. Non ragiona perché il caos fu internazionale e prese non solo Trump, ma il mondo intero alla sprovvista. Determinate tabelle addirittura nell'era Trump pre-pandemia davano al 4,1% il tasso di disoccupazione complessivo come il più basso della storia americana dall'inizio della Grande Depressione. Notizie e dati che leggi veramente di rado sui giornali occidentali di regime che hanno sempre combattuto perché Donaldo passasse agli occhi del mondo come il cattivone incompetente. La verità è che se andiamo a prendere i dati relativi alla presidenza di Trump ci si accorge che in realtà ha condotto la politica economica più prolifica e meno guerrafondaia della storia americana. Dalla BBC, per esempio, possiamo leggere che vale la pena dire che il tasso di disoccupazione fra gli afroamericani, l'articolo parla di questo, è sceso fino al 5,5% a settembre dello scorso anno, quindi ancora meno del 6,8% di cui ho parlato poco fa. È sceso fino al 5,5% a settembre dello scorso anno, e quindi a settembre 2019, perché l'articolo è del 2020, e risulta essere la cifra più bassa registrata da quando il Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti ha iniziato a raccogliere queste statistiche negli anni 70. Questo grafico della BBC parla chiaro: dall'inizio della presidenza Trump fino allo scoppio della pandemia il tasso di disoccupazione fra le minoranze negli Stati Uniti era in netto calo. Netto calo è un eufemismo, la cifra più bassa registrata da quando il Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti ha iniziato a raccogliere queste statistiche dagli anni 70. Si parla spesso di Trump e di razzismo, ma se invece vi dicessi che prima dello scoppio della pandemia è stato il presidente americano nella storia degli Stati Uniti che si è interessato maggiormente di promuovere una politica economica che valorizzasse le minoranze? Parlano i dati e i grafici. Nel 2019, secondo gli ultimi dati disponibili, il tasso di povertà afroamericana era del 18,8%, il più basso mai registrato, battendo l'anno precedente, da quando il conteggio ufficiale è iniziato negli anni 60. Cioè, chiaro? Quando si parla di Donald Trump si possono avanzare migliaia di discussioni diverse, però bisogna anche parlare chiaro. Grandissime critiche e grandissimi meriti da parte dei suoi sostenitori. La verità è che dando oggettivamente uno sguardo ai numeri fra il 2017 e il 2019 c'è da dire che ha fatto un gran lavoro. Ebbene sì, e reputo anche troppo semplice sminuirlo dicendo che i trend erano già iniziati a scendere durante la seconda presidenza di Obama. Questo per esempio è un grafico sui crimini commessi dagli afroamericani negli Stati Uniti, sempre dalla BBC, che, sebbene precisi che sia difficile stabilirlo con certezza, prende in esame statistiche sulla criminalità raccolte dall'FBI. E dal 2016 al 2018, durante l'era Trump, la criminalità fra gli afroamericani è caduta a picco. Factcheck.org, un progetto senza scopo di lucro dell'Università della Pennsylvania, sito di riferimento per le notizie politiche americane, ci dice, grafici alla mano, che anche la vendita di armi è pesantemente rallentata durante l'amministrazione Trump. Cioè, questo per dirvi cosa? Per dirvi che è facile parlare per sentito dire, è facile riportare notizie senza approfondirle. Vedi le minoranze che se la prendono con Trump perché magari ha regolamentato l'immigrazione clandestina nel suo paese, vedi i giornali di regime che fomentano l'odio più di quanto non abbia fatto lui, e allora, è il cattivone. Ma se vogliamo cercare il consenso delle masse è così. Uno youtuber non andrebbe mai contro questo punto, ma siccome io non sono qui a cercare consensi, ti dirò che non è proprio così. A conti fatti, quella di Trump è stata una delle presidenze più prolifiche della storia americana fino allo scoppio della pandemia. Precisiamolo, se non mi arrivano i dottoroni con le statistiche conclusive del suo mandato, prima dello scoppio della pandemia. Secondo il Pew Research Center, attualmente negli Stati Uniti, sotto l'amministrazione Biden, fra gli afroamericani è disoccupato il 22% dei giovani fra i 16 e i 29 anni, il 14% di quelli tra i 20 e i 24 anni e l'8% dei trentenni afroamericani. Cioè, dati da non sottovalutare rispetto a quelli dell'amministrazione Trump, perché è facile, no? In prima serata dare del razzista e fare il buonista, poi quando si vanno a vedere i numeri, però... Insomma, direi che anzi le minoranze le ha valorizzate, ok? Ma diciamolo proprio. A conti fatti nel 2021 e quindi nonostante la gestione improvvisata della pandemia, l'economia ha perso 2,9 milioni di posti di lavoro con Trump
Il tasso di disoccupazione alla fine poi è aumentato, il tasso di disoccupazione totale è aumentato di 1,6 punti percentuali rispetto al 6,3%, ovviamente questo per colpa della pandemia negli ultimi 2 anni di presidenza. Gli stipendi sono cresciuti più velocemente dell'inflazione, nonostante la pandemia. I profitti aziendali al netto delle tasse sono aumentati e il mercato azionario ha stabilito nuovi record. Il deficit commerciale internazionale che Trump ha promesso di ridurre è invece aumentato. Il numero di persone prive di assicurazione sanitaria è aumentato di 3 milioni. E nonostante l'amministrazione Trump sia stata accusata di essere una delle meno green di sempre, e sapete che mi tocca molto questo aspetto, la produzione di carbone con Trump è diminuita del 26,5% in 4 anni e le emissioni di carbonio derivanti dal consumo di energia sono diminuite dell'11,5%. Capito? Basta cercare online i dati per accorgersi, al netto delle speculazioni, che nei primi 2 anni di Trump il PIL, il prodotto interno lordo, in America è aumentato raggiungendo un picco stimato del 2,9% nel 2018, risultando il più alto dal 2005. Al netto delle considerazioni, parlando oggettivamente, in pre-pandemia Trump ha costruito la migliore politica economica degli ultimi 20 anni in America. Sotto Trump il reddito familiare medio è aumentato rapidamente prima di diminuire nel 2020 a causa della pandemia. L'ultimo rapporto del Census Bureau ha stabilito a conti fatti nel 2020, a fine mandato Trump, che l'amministrazione Trump ha portato un aumento del reddito familiare medio del 6% durante i 4 anni di amministrazione. Lo so che questo video è pesante, so a che cosa andrò incontro, mi farò un sacco di nemici, vado anche contro i miei interessi, ma queste sono le regole del gioco. Ho sempre detto quello che penso e sempre lo farò. Mi adopero per la verità, o perlomeno cerco nel mio piccolo di farlo. Al caro Donaldo lo si potrà accusare di essere tante cose, di essere un buffone durante i discorsi elettorali, di aver determinate politiche inesistenti, di aver approcciato la pandemia in modo improvvisato, di aver fomentato le masse. Fatto sta che, numeri alla mano, l'America con lui ha raggiunto volumi record per quanto riguarda il trasporto di merci, disoccupazione ai minimi storici fra le minoranze pre-pandemia, politica estera che non ha mai portato ad escalation come quelle a cui siamo abituati da quando Biden è al potere. Ecco, facciamo un passo indietro. Arrivò alla Casa Bianca mentre Obama stava per iniziare una guerra a suon di missili con la Corea del Nord. Trump ha giurato come presidente il 20 gennaio 2017. E 1 anno e 5 mesi dopo, ossia il 12 giugno 2018, ci fu il vertice con la Corea del Nord e la situazione iniziò a distendersi. Riappacificò le nazioni. Con la Russia la situazione era distesa e oserei dire amichevole, proprio perché nel 2016 i russi speravano in un'elezione di Trump per non doversi scontrare con le politiche fuori di mente di Hillary Clinton, che a quest'ora chissà dove ci avrebbero portato fra Siria, Ucraina, Crimea, eccetera. Si è fatto rispettare dalla Cina con le guerre commerciali e i dazi, tenendo a bada un paese che ha l'intenzione apertamente dichiarata di conquistare il mondo, nel senso, aveva polso, ok? Non si può negare che aveva polso. Joe Biden ha una leadership talmente debole che, nonostante si fosse espresso contro la decisione di Nancy Pelosi di visitare Taiwan sotto consiglio anche del Pentagono, la stessa Pelosi ha fatto come ha voluto, ha visitato l'isola e ha acceso una fiamma che è destinata ad alimentarsi negli anni a venire fra Cina, Stati Uniti e Taiwan, ok? E nel prossimo episodio ne parleremo in modo approfondito. E per quanto sia politicamente scorretto Donald Trump, se ha raccimolato qualcosa come 74.216.154 voti nelle ultime elezioni, è perché oltre alle migliaia di chiacchiere c'era anche un po' di sostanza. Non dico tanta, perché ora attenzione a far passare Trump come il JFK della situazione, attenzione, ma un po' di sostanza c'era. Sostanza che manca totalmente all'amministrazione Biden. Purtroppo, sentite, è brutto da dire ma è la verità e va detta la verità, sempre e comunque, no? Esiste un'elite liberale di globalisti illuminati che ha rilegato Trump nella sfera dell'incompetenza, un'elite che, spaventata dai consensi che è riuscito a raccimolare Trump, ha fatto di tutto per screditarlo. Lo stesso Trump è letteralmente andato contro il sistema, contro il Congresso, contro i giornalisti, contro il Pentagono, contro l'establishment, contro l'Europa, contro la NATO, contro l'OMS, cioè ha
veramente provato a rivoluzionare un ambiente controllato da gente talmente alta che non ce lo immaginiamo neanche. Ha provato a rivoluzionare un ambiente veramente incrollabile. Il risultato è quello che conoscete tutti: boicottato e messo da parte. Dopo 4 anni in cui il presidente Donald Trump si è infuriato contro i suoi servizi di intelligence, pubblicando informazioni riservate su Twitter e declassificando informazioni top secret, la conclusione è avvenuta qualche giorno fa, quando l'FBI ha perquisito la residenza di Trump in Florida, scovando interi scatoloni pieni di documenti top secret che però, a detta sua, aveva declassificato. Dalle frequenti accuse di Trump nei confronti del deep state americano, che cosa è venuto fuori? Quello che ha ottenuto sono state ipotesi di reato per 33 anni di galera da parte di un sistema che è intenzionato a minare la sua candidatura e il suo atteggiamento sprezzante nei confronti di informazioni altamente riservate. A parer mio, la timeline degli eventi rivela il coinvolgimento dell'amministrazione Biden. I primi di luglio vennero fuori i primi sondaggi che vedevano nettamente vincitore Trump su Biden nel 2024 e chissà come mai un mese dopo c'è stato il blitz nella residenza del tycoon. Non hanno capito questo, non hanno capito che più lo attaccano e più gli aumentano i consensi, più lo attaccano e più passa come quello contro il sistema. Infatti, se prima i sondaggi lo davano in netto vantaggio, i consensi nazionali di Donaldo dopo la vicenda con l'FBI sono schizzati alle stelle. Durante la presidenza, e ascoltatemi molto attentamente, secondo alcune fonti, le agenzie di intelligence erano talmente preoccupate di rivelare informazioni riservate a Trump da organizzare dei briefing all'interno dei quali ipotizzavano le implicazioni nel caso in cui le avesse spifferate. Questo cosa ti dice? Ti dice che non basta un presidente che ha l'intenzione di rimanere trasparente nei confronti del mondo, che sia Trump o qualsiasi altro presidente futuro. Non basta un presidente che desidera essere trasparente limitando la segretezza militare in determinati ambiti. No, non basta, perché nel caso di Trump le agenzie di intelligence limitavano le informazioni che gli arrivavano e tanti saluti. Douglas London, che ha servito come alto funzionario dell'antiterrorismo della CIA durante l'amministrazione Trump, ha affermato che i funzionari dell'intelligence erano ancora più cauti su quali informazioni fornissero al signor Trump, perché alcuni di loro consideravano, pensate un po', lo stesso presidente un rischio per la sicurezza nazionale. A quanto pare, venuto a sapere ciò, il caro Donaldo che cosa ha fatto? A quanto pare ha deciso di combattere questa omertà appropriandosi letteralmente di fascicoli top secret che sono stati poi ritrovati qualche giorno fa dall'FBI nella sua residenza in Florida. In un ipotetico nuovo duello nelle elezioni americane fra Donald Trump e Joe Biden nel 2024, il signor Donaldo vincerebbe con il 44% dei voti contro il 39% del presidente democratico. Questo è quanto emerge da un sondaggio condotto dall'Emerson College citato da The Hill, secondo cui il 12% degli interpellati ha risposto che voterebbe Trump e non Biden. La cosa più assurda? Molti degli interpellati nel 2020 avevano votato per Biden. Questo ti dice tutto, no? Ecco, già a maggio un analogo sondaggio attribuiva a Trump il 44% delle preferenze, ma all'epoca Biden poteva contare sul 42% dei voti. Dagli ultimi sondaggi emerge che i consensi di Biden sono nettamente in calo e sarà così ad ogni nuovo sondaggio, perché la verità è che Biden ha dimostrato letteralmente al mondo di non essere all'altezza. Tutto il mondo se n'è accorto e mentre spaventati dai sondaggi si sospetta che l'amministrazione Biden abbia in qualche modo influenzato l'FBI nell'iniziare una sorta di caccia alle streghe per mettere alle strette Trump e pescare scandali dove fosse possibile, le agenzie di intelligence gli hanno anche sequestrato i passaporti. E in America i sostenitori di Trump hanno definito l'FBI come la polizia privata di Joe Biden. Hanno restituito i passaporti all'ex presidente Trump e lui ha richiesto l'immediata restituzione dei documenti sequestrati. Inevitabilmente, siccome Trump prende una fetta di popolo americano diciamo altezzoso, cioè è dire poco, anche criminale se vogliamo, ci sono state numerose manifestazioni davanti agli uffici dell'FBI in Arizona. Questo, a detta delle testate giornalistiche mondiali, è stato l'evento che ha svegliato Trump, che intende candidarsi e rilancia la battaglia al deep state e al sistema che, a detta dei suoi sostenitori, ha cercato di combattere nei suoi 4 anni da presidente.
Spiegare in un video tutti gli aspetti della politica di Trump e tutti questi intrighi governativi è impossibile, una cosa è certa: non corrisponde affatto all'immagine grottesca e semplicistica che dipingono i media internazionali. L'aspetto della sua politica che va pubblicamente contro le guerre americane insensate degli ultimi 20 anni, iniziate per profitto dalle precedenti amministrazioni, ha delineato l'anima della sua politica estera. Infatti, le uniche volte che Trump ha dispiegato le forze armate lo ha fatto per compiere attacchi mirati dai risultati immediati. Guarda Soleimani. Guarda i raid antiterroristici contro bersagli specifici nella guerra di Assad in Siria. Guarda il capo dell'ISIS al-Baghdadi. Tralasciando operazioni militari mirate di grandissimo successo, Donald Trump è stato uno dei pochissimi presidenti nella storia ad aver chiuso il mandato senza una guerra. È scomodo, Donald Trump è scomodo alla Cina perché impedisce la crescita di Pechino, ed è scomodo all'Europa perché ha deciso che gli Stati Uniti non si faranno più carico a prescindere dalla loro difesa. Cosa che, con il senno di poi, magari avrebbe anche impedito la guerra in Ucraina, nel senso, Donald Trump, durante l'escalation, avrebbe fornito tonnellate di armi all'Ucraina accendendo la miccia come ha fatto Biden? Ma stiamo speculando, però insomma, ne dubito. Ecco, in molte occasioni ha affermato pubblicamente che se c'era lui, Putin non avrebbe mai invaso. Per la politica di Trump, la missione esistenziale degli Stati Uniti, che insomma devono fare gli Avengers e andare a mettere il becco ovunque nel mondo, è sbagliata, e per quanto la sua politica sia stata improvvisata e fondata sul populismo nazionalista, ha fatto sicuramente un lavoro migliore di quello che sta facendo il suo successore. E mi dispiace, ma mi dispiace proprio, d'accordo o no con l'impronta del video, su questo non ci piove, non vi è obiezione alcuna, e non lo dico io, ma i numeri. Sempre da factcheck.org abbiamo il grafico relativo ai profitti aziendali negli Stati Uniti al netto delle tasse, che durante l'era Trump risultano essere i più alti degli ultimi 20 anni. Cioè, poi si chiedono perché lo votano, ma chissà come mai, vero? Poi si chiedono perché è sempre al centro degli scandali, te lo dico io perché. Perché Donald Trump è la criptonite dei democratici globalisti. Ecco perché. Come andrà a finire la storia dei documenti sequestrati dall'FBI? Come si evolverà la questione? Annuncerà ufficialmente la candidatura? Se sì, quando lo farà? Ha la leadership repubblicana dalla sua o stanno guardando verso altri orizzonti meno controversi? Che ne pensi? Che idea ti sei fatto? Fammelo sapere in un commento. Per oggi è tutto. Io, che dire, spero che il video ti sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, lascia un like e iscriviti al canale. Grazie per essere stati con me e noi ci vediamo presto, molto presto, nel prossimo episodio. Adieu!